sono reso conto che non ho un saluto per iniziare il video. Allora, sono qui a casa degli Horrorbacks per fare il tanto atteso video delle domande, dove rispondo alle vostre domande. Mattia Schiavini ci chiede: ciao, volevo sapere che programma usi per il video editing? Grazie zio. Tio. Allora, io quando monto i video utilizzo Final Cut Pro X per il Mac. Per quanto riguarda invece le clip della GoPro, a volte utilizzo il GoPro Studio 2.0 per fare il super view, poi vedrete. Salve. No. Suzanne Suelen ci chiede: chi si occupa di Asia quando parti? Allora, per chi non lo sapesse, Asia è la mia gattina e se ne occupa la mamma quando sono via. Questo qua è Michelle o Michael? Michael Levato chiede: ciao, prima di farti la domanda devo dire che sei un mito. Il motivo di fare video su YouTube? Allora, il grano, prima di tutto. Però c'è da dire che ho iniziato perché volevo sperimentare un pochino il video. Io ho sempre fatto soltanto fotografie e volevo provare anche a fare dei video, e quindi li ho messi su YouTube per farli vedere agli altri e farmi dire com'erano. Soltanto che dopo un po' cominci a prendere le prime partnership, cominci a monetizzare i video, ti accorgi che YouTube ti dà molto di più oltre che i soldi della monetizzazione, quindi diciamo che adesso, se non fosse per tutte le opportunità che ti dà, i cash della monetizzazione e tutta la gente che conosci, non farei video sul tubo. Che, girando la frase, queste sono le motivazioni. Ci sta. Sarà un casino fare i sottotitoli a sto video. Michele Frattini ci chiede: come è iniziata la tua passione? Che passione? Beh, credo videomaking / viaggi. Allora, io principalmente le passioni sono tre: fotografia, video e viaggi. Viaggi ce l'ho sempre avuta perché viaggio da sempre e è una necessità ormai più che una passione. Fotografia, faccio foto da quando ero tipo alle scuole medie ancora, con le macchine a rullino, che mi sono appassionato, e quindi anche lì praticamente da sempre. Video, neanche 2 anni che ho iniziato, perché avevo in mano la 5D, mi sono reso conto che è una macchina top per fare i video, ho detto sfruttiamola. Ho iniziato con le prime minchiate, i timelapse, i video, poi mi sono preso la GoPro, che anche quella ce l'ha da un sacco di tempo, e poi adesso è il mio lavoro, diciamo. Ok, Marco Paganelli ti chiede: da bambino cosa volevi fare da grande? Mi ha fatto un sacco di domande Marco Paganelli. Allora, io non ho mai saputo cosa volevo fare da grande perché cioè ragazzi, io non so voi, ma non ho mai avuto le idee chiare nella mia vita, non ce le ho tuttora, non so come sarò tra qui a 4 anni. Non avrei sicuramente mai immaginato di finire a fare questo, soprattutto perché ho studiato turismo, quindi in teoria dovevo lavorare nel mondo del turismo e basta. Poi con YouTube è nata sta cosa della fotografia e del video, e quindi adesso faccio questo. Sempre Marco ci chiede: ti è mai capitato di essere derubato in viaggio? Salutami, ciao! Sì, purtroppo mi è capitato di essere derubato in viaggio. Praticamente circa un anno fa sono andato ad Ibiza per lavoro, perché dovevamo visitare veramente tantissime strutture. Al 4º giorno, quando avevamo finito di vedere gli hotel, mi ricordo che eravamo usciti da un hotel e dovevamo andare a vedere l'Ushuaia. L'Ushuaia sarebbe uno degli hotel più fighi di Ibiza, praticamente è un palazzone bianco pieno di fiori, pieno di colibrì, cose strane. Comunque è un posto da pazzi che stava a 10 minuti dall'altro hotel, e avevo detto andiamoci a piedi. Io ho lasciato il mio zaino sul pullman con dentro il portafoglio e sono stato un babbo, perché poi sono spariti dei soldi. Io la sera, quando sono andato con gli amici a comprare i biglietti per il Pascià, mi sono ritrovato in portafoglio 30 euro. Quindi mi sono fatto tutto il resto della settimana a Ibiza con 30 sacchi, e voi mi dite: dove cavolo vai con 30 euro ad Ibiza? Da nessuna parte. E quindi vabbè, se non avessimo conosciuto un po' di gente, se non avessi scroccato qua e là, non avrei neanche fatto l'amnesia, lo spuma party, tutte le cose. Però non tutto il male viene per nuocere, e da quel momento ho imparato che la tua roba non la devi mai lasciare incustodita, soprattutto quando viaggi, ma soprattutto quando vai in posti come la Spagna e le Baleari, che, mi spiace dirlo, ma hanno una microcriminalità a livelli altissimi. Sempre Marco Paganelli chiede: attrezzature che utilizzi maggiormente, paese più spettacolare che hai visto? Salutami. Vabbè, ciao, grande. Mi avete chiesto di fare il video dell'attrezzatura, quindi farò i video dell'attrezzatura. Per fare video utilizzo generalmente la GoPro, la 5D e la selfie cam, che sarebbe... non ve la faccio vedere perché vi lascio la suspense fino al video dell'attrezzatura.
Cazzo. Tra tutti i paesi che ho visto, che sono circa, dovrebbero essere circa 64 paesi, tra questi quelli che mi hanno colpito di più sono l'India ovviamente, il Kenya, la Thailandia, la Norvegia, il circolo polare artico in generale, tipo Rovaniemi, Aurora Boreale, quelle cose lì. Se faccio così con la mano si vede. No. I Caraibi, specialmente Bahamas, Giamaica e Isole Vergini Britanniche. Quelle sono veramente pazzesche. Poi sono appena tornato dal Madagascar e devo dire che è stato uno dei viaggi più belli che io abbia mai fatto. E poi vabbè, i posti più belli sono quelli che ancora non ho visto. Minchia, questo faceva troppo Francesco Sole, però. Federico Pasciucco chiede: ci mostri la tua attrezzatura e quali sono i programmi per i prossimi viaggi? Comunque grande Nico. Ma ti sei tolto gli occhiali? Sì. Non riuscivo a leggere neanche i nomi. Allora me li tolgo anch'io. L'attrezzatura la faccio vedere nei video dedicati. Penso che ne farò due. Uno dedicato alle macchine e agli obiettivi e uno dedicato tipo agli accessori e a tutte le cose. I prossimi viaggi. Allora io adesso sono in fase di pausa, nel senso che dovrei stare a casa per l'estate, quindi penso che prenderò la macchina per fare qualche giretto, a cominciare da settimana prossima, che è probabile che vado nelle Marche. Poi ci sono gli appuntamenti vari con la casta in giro per l'Italia e le varie vacanze. Per quanto riguarda invece i viaggi fighi, io avevo intenzione di andare a fine agosto, adesso non è sicuro, ma pensavo di andare a San Pietroburgo, però devo vedere veramente un sacco di cose. Poi assolutamente vorrei andare entro la fine dell'anno in Brasile e poi mi piacerebbe tornare in India. Ho un mezzo progetto di cui forse vi parlerò per l'India. Poi a settembre dovrei ricominciare ad andare in giro, quindi magari qualche meta piccolina, tipo, che ne so, come adesso Egitto, Grecia, queste cose qua le faccio. Ciao, ciao. Mami. Giusy McFly Circelli chiede: quali ottiche usi per la tua Canon? Un consiglio sulla migliore per qualità-prezzo? Allora, adesso vi accenno soltanto che utilizzo il 1635 f2.8 LUSM 2, giusto? Mi sembra di sì. Della Canon, e il 70-200 f2.8 LIS perché è stabilizzato, USM messa a fuoco ultrasonica 2, sempre Canon. Queste sono le due lenti che uso sempre. Consiglio per la migliore qualità prezzo? Boh, dipende da cosa devi fare. Comunque ne parliamo meglio del video dell'attrezzatura. Giovanni Mercurio ti chiede: viaggio in India, dove andare? Allora, se non sei mai stato, io ti consiglio di avere prima, all'India non puoi andarci solo una volta nella vita, ci devi andare 2, 3, 4, tutte le volte che puoi. Io ti consiglio come iniziare un tour orientativo tipo quello che ho fatto io nel 2011, che si chiama Triangolo d'Oro, Delhi, Agra e Jaipur. Se hai l'opportunità di fare altre tappe, una o due tappe, io ho visto Gwalior, oppure, che non ho avuto la fortuna di visitare, Varanasi. Se vuoi fare una cosa un pochino più avventurosa, una cosa un pochino più interessante, potresti fare come ho fatto io l'anno scorso, che sono andato in una missione umanitaria. Io ci vorrei tornare e se andassi vorrei andare a vedere Calcutta, l'estremo nord, e poi magari vedere la parte est, quella vicino al Bangladesh, che deve essere veramente fenomenale. Tac. Ok. Federica Tadini chiede: ti serve un aiutante? Se mi aiuti con le fatture non mi dà fastidio. Massimo Pierdomenico ci chiede: posso farti da assistente gratuito? Ho già assunto Federica. Riccardo Andriolo chiede: come ti sei avvicinato a questo lavoro? Videomaking? Non c'è scritto, non c'è. Vabbè, se intendi il videomaking tramite YouTube. Sara Casagrande chiede: come fai ad avere tutto questo tempo e tutti questi soldi per viaggiare così tanto? PS, ti invidio tantissimo e ti ringrazio perché mi fai vedere questi posti stupendi che probabilmente mai riuscirò a vedere. Non è che ho tanto tempo e tanti soldi per viaggiare, è che fa parte del mio lavoro, cioè è il mio lavoro andare in giro. È che è andata su una falena, adesso puzzerà di bruciato. Fa parte del mio lavoro. E c'è anche da dire che è normale per chi lavora nel turismo viaggiare tanto, e tra quelli che conosco ce ne sono alcuni che viaggiano il triplo di me. E quindi se loro si mettessero a fare video su YouTube probabilmente sarei in difficoltà. Enrico Clementi ti chiede: come mai un bradipo? Penso si riferisca al logo, perché il bradipo è il mio animale preferito. E allora sono andato, cioè, con parole tue. Francesco Xard chiede: scusa Nicolò, quale lavoro ti permette di viaggiare così tanto con retribuzione? Cioè, spiegami per favore. Allora, come ho già detto tante volte, gli agenti di viaggio viaggiano gratis quando si tratta di viaggi di lavoro. Tac. Giovanni Colombo chiede:
Tra un viaggio e l'altro, di solito, quanto tempo passa? Tra l'ultimo viaggio del 2013 che è stato Dubai e il primo del 2014 che è stata Londra sono passati 2 mesi, mentre tra cos'è che ho fatto? La Grecia e il Madagascar sono passati 2 giorni. Quindi ci sono dei periodi come veramente non sono mai a casa, tipo adesso che dovevamo beccarci, dicono no, non ci sono, non ci sono, non ci sono, e periodi come quello che arriverà che sono invece a casa. Allora, Cristina Novizka, quello leggo io. che penso Novizka. No, la leggo io perché questa qua mi segue sempre. Ti piace, eh? Sì, è carina. Dai, leggi. Ciao Cri. Cosa ti piace nelle donne? Mi piacciono gli uomini. Un consiglio: cosa portarsi in viaggio? Ecco, questa è una cosa che avrebbe bisogno di un approfondimento, ma in generale posso dire che dovresti portare tutto quello che ti servirà più quello che pensi che ti potrebbe servire ma non sai che non ti servirà. Come imparare un linguaggio, come tu hai imparato l'inglese. Per imparare bene una lingua, secondo me, è fondamentale mettersi nella condizione di doverla parlare per forza, perché io quando sono andato a studiare a Cambridge con la scuola, se non parlavo in inglese non mi capivano e quindi automaticamente cominci a pensare anche in inglese. Non è che lo impari, però sai usare perfettamente quello che già sai. Bella questa, cazzo. Emiliano Zolli Zoli Zoli chiede: il paese con la FIA più buona? Allora, questa è una domanda intelligente, perché io ho visto tanti paesi del mondo, ma con assoluta certezza vi posso dire che secondo me quello che ha veramente in media le ragazze più belle, secondo me, è la Lituania. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, visto che me l'avete chiesto in tanti di fare un video dove rispondere alle vostre domande. Per oggi è tutto. Se vi può far piacere diventerà un appuntamento mensile, quindi se avete delle domande mandatemi un messaggio privato, scrivetemi sulla pagina Facebook, scrivetele qua sotto, passate al canale degli Horrorbacks e basta. Ah già, abbiamo finito? No, aspetta un attimo raga. C'è un'ultima domanda. Se tu potessi per un mese ascoltare una canzone, quale sarebbe?